Cari granellini, oggi è un video un po' particolare, sarà più breve di quelli che facciamo di solito, perché è un lunedì, noi lunedì non facciamo video, ma oggi è la festa della donna. Non teniamo particolarmente a questa ricorrenza, però siamo curiosi di capire se su quest'isola viene festeggiata, perché è la prima festa della donna che passiamo qua. Siamo a Coralecco, noi non facciamo mai video di solito a Coralecco, ma adesso in via eccezionale, facendo delle commissioni, faremo delle riprese e volevamo un po' capire se c'era questo tipo di spirito sull'isola, se è una festa che viene sentita oppure no, per pura curiosità. Per cui se vi va di fare 4 passi con noi, festa della donna a Coralecco. Sì, proviamo a vedere cosa c'è. Intanto proviamo a vedere se qui vendono le famose mimose. Vi faremo vedere lungo il cammino. Venite con noi. Venite granellini. Granellini, le mimose non le abbiamo trovate, però camminando alla loro ricerca abbiamo trovato un albero di carrube. Cosa ci facciano qua non lo so. Allora, cari granellini, noi siamo sempre alla ricerca di segnali della festa della donna, ma per me è già festa il fatto che ho la mia tessera sanitaria, ho fatto la prima visita dal mio medico di base, io ho diverse patologie, assumo farmaci da anni e in media per le mie patologie, pur avendo delle esenzioni, ho sempre pagato dai 30 ai 35 euro al mese di farmaci fisso. Qui ho preso tutti i farmaci che uso e ho pagato solo 5,54 euro. Ed è già un bel risparmio annuale, sono circa 300 euro in meno. Sperando che queste patologie guariscano come altre cose che mi sono successe nella mia vita, volevo condividere con voi questa cosa perché secondo me è molto positiva. Quindi è reale il risparmio con i farmaci, anche quelli che in Italia vengono dati con la ricetta bianca. Beh, io sono contenta, per carità sarebbe meglio parlare di altre cose, di vestiti eccetera, però se come me avete delle problematiche legate alla salute e trovate un giovamento pagando praticamente un sesto, già questo è un aspetto positivo. Continuiamo alla scoperta dei segnali della festa della donna. Allora, non sappiamo se è dovuto al particolare periodo, ma venendo dall'Italia, in Italia diciamo che la festa della donna è sempre stata molto sentita. Sì, quantomeno si vedono moltissime mimose, non solo dai fioristi, anche nei vari bar, nelle profumerie. Diciamo che noi per adesso non ne abbiamo vista neanche una. E in più i ristoranti e i bar non propongono menù apposta per questa giornata. Non sappiamo se è dovuto al fatto che non si possono fare i famosi assembramenti, si dice così? Sì, Ma di solito, voi sapete, no? Le cose vergognose che si fanno durante la festa della donna, dagli spogliarelli dei camerieri a altre cose a cui tutte, almeno una volta nella vita, dite la verità, abbiamo partecipato. Io quando ero proprio ragazzina, seguendo altre amiche più grandi, non ne sono fiera, ma sì, sono state queste serate pacchiane di questo tipo. Mi sa che non si fanno, non sappiamo se non si fanno perché è dovuto al periodo particolare, quindi magari gli altri anni la festa della donna qua non si capiva più niente, o se proprio è uso e costume dell'isola avere una giornata particolarmente sobria, perché è tutto più tranquillo, ancora di più del solito. È un lunedì come gli altri, adesso faremo delle riprese bellissime su alcune zone di Coralecco, legate soprattutto al mare. Ci fermeremo a mangiare qualcosina, come facciamo di solito durante la settimana, ma i segnali riguardo alla festa della donna non ci sono. Non è un titolo ingannevole questo, nel senso che noi stiamo cercando qualcosa, un menù. Siamo andate in profumeria per vedere se proponevano dei pacchettini regalo, siamo andate nei negozi di abbigliamento. A nessuno gliene frega niente che siamo donne. E vi dirò che tutto sommato ci fa anche piacere, perché la festa della donna, come quella di tutte le persone che meritano il loro diritto all'esistenza, dovrebbe essere ogni giorno. Vediamo. allora granellini vi faccio vedere questa spiaggetta, zona Coralecco, nelle vicinanze di quello che è molto noto essere il Waikiki. Lì in fondo vedete il porto, vedete che ci sono persone in spiaggia che prendono il sole. La giornata è un po' nuvolosa, ma insomma promette abbastanza bene. Adesso andiamo a vedere i colori del mare più da vicino. E ci avviciniamo per farvi vedere anche la bassa marea, guardate come è bassa l'acqua qua. Mi sa che va considerato un lunedì qualunque. Noi frequentiamo molto poco Coralecco, anche se viviamo abbastanza vicini a queste zone,
perché fondamentalmente ci piace goderci l'isola dalle zone che riteniamo più belle, quindi dal centro al sud, un po' come vi facciamo vedere nei nostri piccoli reportage, dove c'è quell'oceano meraviglioso, quelle spiagge in cui perdersi. Però per un aperitivo, per qualche piccola commissione giornaliera, una volta o due alla settimana comunque veniamo da queste parti. Se ci spostiamo lì vediamo tantissimi ristorantini, posti dove si prende l'aperitivo, che dalle 18 in poi si sta veramente da Dio. Credo sia abbastanza evidente in tutti i nostri video che qui si prospetta una vita estremamente tranquilla. Siete in tanti a chiederci opinioni sui vostri trasferimenti, ma noi non ne abbiamo, perché non sappiamo una coppia giovane se possa ritenere interessante una vita di questo tipo, al di là di altre cose che si possono fare qua sull'isola, ma le fai quella volta all'anno, non sono quotidiane. Non sappiamo, non possiamo avere idea se il vostro quotidiano possa essere questo fondamentalmente. Infatti si dice che qui vengano i pensionati per dire che fondamentalmente non ci sono grandi emozioni. Beh, noi vi confermiamo che non ci sono grandi emozioni, ma neanche in negativo. Io dico sempre che si viene qua per vivere o per morire. Vengono qui a morire le persone che ormai pensano di aver vissuto tutto, non gli interessa più niente e vogliono vivere gli ultimi anni, che possono essere anche 20 o 30, in tranquillità, perché non sappiamo, no, la data di scadenza che c'è sulla nostra testa. Oppure vengono persone a vivere, a crearsi una seconda opportunità, dettando le loro regole, facendo uscire fuori i loro reali bisogni e le loro necessità e realizzandosi, però sempre in un clima di assoluta tranquillità, che è quello che vi facciamo vedere. Poi uno può ricamare sopra tutto quello che vuole, in positivo e in negativo. Nel nostro caso, dal momento che non ci interessa e sono video di intrattenimento, lasciamo a voi ogni conclusione. Questa è una panchina bellissima che ha tutti i colori dell'arcobaleno, che è di fronte a questo long bar Uga Uga. E dietro la panchina. Poi è particolare questa panchina perché a differenza delle altre non è girata verso l'oceano. Sì. Quindi diciamo che ci sono persone timide che non si siederebbero mai, persone timide. La sottoscritta non ha questo problema. Ne ho altri però tranquilli. Allora noi continuiamo a cercare tracce della festa della donna. È una coraleco normale, tranquilla, allegra per certi versi. Abbiamo incontrato una famiglia splendida che ci ha riconosciute, ma vi rendete conto? Come avranno fatto a riconoscerci? No, non ci si riconosce proprio per nulla. Non ci si riconosce per nulla, non abbiamo nessun tratto distintivo. Avevo anche gli occhiali, ero messa così. Sarà mica per il nostro aspetto fisico? No, assolutamente. Una bella famiglia a cui facciamo tanti auguri, non dico i nomi perché ci teniamo tantissimo alla riservatezza, vi ringrazio della vostra gentilezza di averci salutati, vi auguriamo il meglio qua sull'isola e per le vostre vite. Cari granellini, abbiamo perso le speranze di avere segni della festa della donna e quindi adesso possiamo dirvi la verità, siamo contentissime! Perché non serve festeggiare l'8 marzo se ogni giorno venite trattate di, ok? Quindi non serve la festa della donna, non serve quella del papà, dei nonni, della mamma, delle zie, serve avere una vita serena, le ultime parole famose. Noi siamo fuori alla Galleria La Fuentita, di cui siamo praticamente innamorate, perché hanno questi souvenir e anche spesso fanno vedere in vetrina delle statue in pietra che raffigurano i baci d'amore. Proseguiamo il nostro giro, a questo punto considerandolo un lunedì qualunque. Se altre persone, altri youtuber vi faranno vedere a Fuerteventura una festa della donna strepitosa, ditecelo, così anche noi ci facciamo una cultura in merito. Scopriamo dov'è. Anzi,
Anzi, andiamo proprio a fare 2 considerazioni su questa festa. Seguimi, grazie. Allora, grazie, dove siamo? Siamo a rifocillarci dopo questa lunghissima ricerca infruttuosa sulla festa della donna qui a Fuerteventura. Siamo in un locale che si chiama American Burger e si trova lungo la via principale di Coraleco ed è un posticino che abbiamo già provato dove si mangia bene spendendo poco. Benino o bene? Bisogna essere bene, specifici. bene. Ok. Si mangia bene, volevo dire spendendo poco, mi è venuto benino. E cosa si mangia qua di tipico? No, di tipico non lo so, noi abbiamo mangiato molto spesso il pollo, abbiamo mangiato spesso i calamari fritti e oggi proviamo l'hamburger. Tutta salute, insomma, no? Sì. Lezioni alimentari. Ma senti, Grazia, diciamo ai nostri amici granellini, il fatto di questa festa della donna che qua non vediamo segnali, cosa ne pensi? Ma a me cambia veramente poco perché credo che non abbia molto senso adesso, oggi, questa festa che è diventata, come tantissime altre, una festa puramente commerciale. Credo che sia molto utile invece pensare alla condizione della donna tutti i giorni dell'anno, quindi mostrare rispetto per noi donne come per tutte le altre persone del mondo. Io invece vorrei parlare della condizione dell'uomo, che secondo me non ne può più. E te pareva, sempre Bastian contrario. Ma sì, lo so, donne, abbiamo sofferto per decenni, siamo state vittime di varie forme di schiavitù e lo siamo ancora. Tant'è che noi nel canale vorremmo inserire un video denuncia. Poi ve ne parleremo, sapete che abbiamo sempre 1000 idee, 1000 progetti. Però io mi metto nei panni anche degli uomini veri, non il maschio alfa, l'uomo tranquillo, sereno. Si può usare il termine normale? Quello che vuole una vita realizzata per sé, per la sua famiglia, per la sua fidanzata, per la sua donna, per sua moglie, per i suoi figli. Quegli uomini che cosa ci hanno fatto? Niente. Quindi finiamola di distinguere uomo e donna, iniziamo da noi, siamo esseri umani. Quindi io spezzo una lancia a favore di tutti quegli uomini che sentono continuamente questo tipo di discorsi. Non ne hanno colpa. Giusto, grazie. Non posso dire nulla. E non ti nascondere dietro l'obiettivo. Granellini, alla ricerca della festa della donna l'abbiamo trovata come sempre dentro di noi, abbiamo il cuore gioioso. Questo è un lunedì 8 marzo molto speciale per noi, perché come abbiamo detto anche nelle storie è arrivato tanto lavoro, articoli da scrivere e in tempi come questi non possiamo che essere grati alle aziende che ci stanno dando fiducia. Siamo grati a voi iscritti al canale, a voi che usate un po' del vostro tempo per vedere i nostri video. Vi siamo immensamente grati e speriamo che vi faccia cosa gradita anche questo video infrasettimanale come tutti gli altri. Per cui io approfitto, vi saluto e a presto. Ciao!